aggiungiamo il burro. Adesso qua noi abbiamo crema senza mettere crema dentro, ma anche l'amore che tu metti per fare, diciamo così, un piatto. Forza Giappone! Forza Italia, grazieシェフ。はい、こんにちは、シェフのファビです。僕は今南イタリアのカンパーニャ州のネラーノ村の中にある三つ星レストランクワットロパッシへ来ています。他の動画でファブリッツィオシェフからトマトパスタを教えていただいたんですけど、ここのレストランにはお父様も働かれていて、これからですねちょっと何のパスタになるかわかんないんですけど、パスタ料理を教えていただけるということで、これから早速ですね教えていただきたいと思います。Buonasera, sono Tonino, il papà di Fabrizio e sono la persona che ha organizzato tutto questo. Grazie chef, ma oggi che tipo di pasta mi puoi insegnare? Allora adesso facciamo la linguina con le zucchine, sì, che è un piatto tipico nostro. E questo piatto è nato in questa baia 70 anni fa. 70 anni fa? 70 anni fa, 75 anni fa. Quando qui a Nerano non esisteva niente, è arrivato un signore nobile con una barca piccolina. E a Nerano non c'erano ristoranti, ci stava questa piccola trattoria dove lui va in questa trattoria e chiede se poteva mangiare qualcosa. E allora la proprietaria ha detto: guardate, io ho un po' di zucchine, un po' di formaggio. E lui ha detto: posso fare io una pasta? Sì. E lui ha fatto la pasta con le zucchine. E da allora tutta la baia qua si fa lo spaghetto con le zucchine. Noi abbiamo fatto un po' di ricerca e abbiamo cambiato lo spaghetto con la linguina perché secondo noi la linguina è una pasta che si adatta molto meglio perché è una pasta piatta e il sugo si attacca meglio quando una pasta è leggermente un po' più piatta. Poi abbiamo selezionato un po' gli ingredienti, abbiamo normalmente nella linguina con le zucchine nessuno mette il fiore di zucchine. Allora noi abbiamo aggiunto anche il fiore, selezionato un grande parmigiano che facciamo un assemblaggio di due parmigiani differenti, uno 16 e uno 24 mesi, che in modo uno gli dà un po' più di freschezza e l'altro un po' più stagionato. Abbiamo fatto l'assemblaggio di questi due formaggi e questa è la base del formaggio. Poi abbiamo il basilico, poi abbiamo il burro e queste sono le nostre zucchine. Chef, ma questo spaghetti al Nerano è modo ristorante, quindi e questi ingredienti tradizionale non mettere fiori di zucca, no? L'abbiamo aggiunto noi per darci un pochettino di colore e mettiamo dentro anche il pistillo giallo dentro che maciniamo, lo mettiamo dentro in modo che la pasta diventa un po' più gialla. E poi abbiamo queste nostre zucchine che sono le zucchine che noi coltiviamo nel nostro orto, perché abbiamo un orto bellissimo a 10 minuti dal ristorante. Poi quando facciamo raccolta li mettiamo ad essiccare una serata su un banco in modo che la zucchina caccia fuori l'acqua e quando si frigge non assorbe molto olio. Ah, ok, ho capito. Questa è la tecnica, diciamo così, della nostra frittura e non friggiamo più di 180 gradi la zucchina. Quindi invece in modo tradizionale come fanno? Invece in modo tradizionale loro fanno lo spaghetto, mettono un formaggio, alcuni mettono il parmigiano, alcuni mettono altri formaggi, poi più o meno gli ingredienti sono lo stesso. Noi usiamo questo burro molto importante, molto dolce, che questo diciamo così è una della base forte per creare questo piatto. E poi nessuno mette il fiore di zucchina dentro, ma noi lo mettiamo. Diciamo che questo è una versione tra virgolette moderna del nostro piatto tipico, le linguine con le zucchine. Ok chef, cominciamo a cucinare. Ok, allora noi qua abbiamo messo l'acqua, ok?
E in questa pentola qua mettiamo le zucchine che sono già state fritte precedentemente. Sì. Una volta messe le zucchine aggiungiamo un po' di basilico. Sì. Lo facciamo con le mani perché con il coltello diventa nero, allora preferiamo farlo con le mani, così molto semplice. Un pizzico di sale Sì. e anche un po' di pepe. Sì. Poi aggiungiamo il fiore precedentemente già pulito, sempre con le mani. Poi aggiungiamo il burro. Adesso qua noi abbiamo la base, ok? Ok. Saliamo la pasta. Chef, anche questo burro fanno qui vicino? No, noi, questa è stata la grande ricerca. Questo è un burro francese, Ah, siamo burro un burro francese. dolce francese. Diversi esperimenti e poi quello che rendeva di più è quello che per noi era molto più saporito. E dopo aver provato 4-5 burri differenti, Sì. abbiamo optato per questo qua. Abbiamo fatto una selezione, anche col parmigiano è stata la stessa cosa. Alla fine adesso abbiamo trovato un buon equilibrio. Sì. Penso che se non uscirà qualcosa di meglio, rimarremo con questo tipo di prodotto. Ok, ho capito, chef. Vuoi fare tu dopo? Ah, io? Sì. No, chef. Ma chef, quindi questa pasta è per lei molto importante, questo piatto. Diciamo così che per me e per tanti ospiti importanti che arrivano Sì. da tutto il mondo, adesso è una pasta che si viene ai 4 passi e si mangia sempre. Abbiamo trovato questo grande equilibrio, anche essendo che ha degli ingredienti, diciamo così, tra virgolette un po' pesanti, però siamo riusciti a trovare, diciamo così, un buon equilibrio, abbiamo alleggerito moltissimo. Penso che adesso è una delle migliori che ci stanno in circolazione. Diciamo così che adesso l'80 e il 90% dei clienti che viene ai 4 passi Sì. assaggia questa pasta. Anche questo pranzo, anche io ho ordinato linguine al nerano. E ti è piaciuta? Mi è piaciuto molto, adoro, chef. Va bene, adesso tu che hai visto tutto il procedimento, quando andrai in Giappone la potrai fare tranquillamente. E so che la farai meglio della mia. Ah, no, chef. Ti auguro questo. Però vedi, abbiamo nella nostra cucina tanti piatti che Fabrizio fa, un po' più complessi, molto più, diciamo così, tecnicamente all'avanguardia, cotture, eccetera. Questo qua rimane nella sua semplicità, 1, 2, 3, 4, 5 ingredienti, acqua, la linguina 6 ingredienti e con 6 ingredienti, diciamo così, abbiamo composto questa pasta. Ok, chef, sai, anche in Giappone noi amiamo zucchine, fiori di zucchine, questo ci sta ingredienti tutto, quindi possiamo fare. Per organizzare questo Sì. piatto. Ma io penso, diciamo così, una volta selezionato, diciamo così, è un po' di attenzione per costruire questo piatto, penso che poi non ci saranno problemi. Delle volte la differenza non è solo gli ingredienti, ma anche l'amore che tu metti per fare, diciamo così, un piatto. Ecco, se le volte sono importanti quei piccoli dettagli
sia quando si frigge, sia la qualità dello zucchino, sia la qualità del basilico. Cioè, io so che in Giappone, sono stato in Giappone 30 anni fa, 40 anni fa, sono stato a lavorare per la Meridian, sì. e allora io già allora ho imparato tante cose. Voi avete questa grande capacità in Giappone di apprendere tutto molto velocemente. Nel mio percorso ai 4 passi ho avuto tanti ragazzi giapponesi sì. che sono venuti qua a fare stage, alcuni adesso hanno aperto dei ristoranti in Giappone. Abbiamo avuto, diciamo così, con il Giappone sempre un bel feeling, e penso che il Giappone insieme a 4-5 paesi al mondo rappresente, diciamo così, l'enogastronomia mondiale. Ecco, io ho molto rispetto per il Giappone, so quando amore mettono, quando fanno, quando lavorano in cucina, so i sacrifici che fanno, e per me il Giappone rimane sempre una delle città al mondo dove io guardo sempre con grande piacere. È la verità, è così, non perché tu adesso sei giapponese, ho quasi 70 anni e penso che il Giappone, insomma, gastronomicamente è sempre un paese da guardare molto attentamente. Io molto felice di questo commento. No, ma è la verità, io poi sono una persona molto spontanea, mi piace rispettare quei popoli dove c'è una grande, diciamo così, cultura, è un grande rispetto del lavoro e un grande rispetto della materia prima, e secondo me il Giappone è uno di quei paesi. Anche per noi amiamo cucina italiana, anche cultura, storia, tutte le cose, quindi quando Siamo molto, molto sì, vicini. Sì, io anche sempre rispetto la sua cultura, anche tutte le cose. Diciamo che il Giappone rimane sempre un grande paese, culturalmente, per tutto quello che loro fanno, e riescono sempre in tutto perché loro mettono amore quando fanno le cose. Certo. Io tutto il mio percorso lavorativo l'ho fatto una buona parte con tutti i ragazzi giapponesi che venivano, facevano la scuola in Piemonte, a Parma, Firenze, e poi venivano qua a fare degli stage, stavano con noi 4-5 mesi, abbiamo avuto sempre un bel rapporto, molto 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 bello. Vabbè, ma adesso penso che ci siamo. Ok. Ecco qua, una volta, diciamo così, fatto questo passaggio, li mettiamo leggermente sul fuoco, così, molto lentamente, ok? E giriamo. Prendimi un po' di acqua dalla macchina e dal caffè bollente, per piacere. Metti il parmigiano dentro. Che cremina. Perché questo fa con un po' di acqua e il burro, vedi? Pian pianino si amalgama. Manca un po' di parmigiano. Aspetta, vedi come si amalgama. Che crema. La crema senza mettere crema dentro. Questo è il risultato finale. Sì. Adesso la mettiamola in questo piatto qua. Grazie.
Perfetto. Perfetto. Grazie chef. Allora, questa è la nostra linguina di zucchine e fiori di zucchine creata nel ristorante Quattro Passi e questa è la nostra versione. Grazie chef. Grazie a voi. Facciamo un cin cin con la pasta. Sì, cin cin con la pasta. Facciamo così. Alla salute. Cin cin. Forza Giappone. Forza Italia, grazie chef. 本当に美味しいです。 Uno delle bibite della forcata. 心に染みる味がします。 Perché non pigliano la sera? Ah, vicina. Sono due forchette rosse, no? とっても美味しいです。 Dai, chiamami un attimo a Salvador. L'ultimo 3 bicchieri per lo champagne. Alla salute, chef. Alla salute, alla salute, cin cin, チンチン、乾杯。 campai. はい、それではリングイネアルネラーノを教えていただきました。シェフ、グラッツェミーレ。 Grazie a voi e grazie tante. Ci vediamo anche l'anno prossimo. Ok, vi aspetto. Ciao. Ciao, ありがとうございます。 Arigato.